Seconda puntata con Dreaming Roma, secondo appuntamento per scoprire meglio i nostri talenti. Oggi è venuto a trovarci in studio Filippo Reale. Ciao Filippo. Ciao Marco, buon pomeriggio. L'hai vista la puntata con Leo Graziani, così ti sei preparato oppure sei sprovvisto di informazioni? No, l'ho vista, non potevo perdermela. Leo è uno dei miei più cari amici, nonché capitano della squadra, quindi... Ne devi pure parlare bene, insomma, anche se non fosse un amico. No, ma grande esempio per tutti, quindi l'ho vista. Poi è un mio compagno di squadra, quindi non potevo perdermela. Senti, dimmi una cosa, quando esce un'intervista del genere in cui uno dello spogliatoio parla per tanto tempo, come si reagisce? Cioè, ci sono dei riferimenti, delle prese in giro anche, oppure massimo rispetto, sincero? No, qualche presa in giro c'è sempre. Però vedere Leo comunque che parlava così bene davanti a dei microfoni mi ha fatto un certo effetto. Ha mostrato un senso di maturità molto alto, quindi sono contento. E adesso è il tuo turno. Sì. Iniziamo a parlare di te e di questa avventura, insomma, ormai già molto lunga. Tu arrivi alla Roma nel 2015. Te lo ricordi un po' com'è andata, insomma, il provino, l'arrivo alla Roma, tutto quello che hai vissuto, anche se poi eri piccolissimo? Io mi ricordo che giocavo per la Vivace Grottaferrata, ero piccolo, una squadra vicino casa, e un giorno prima della partita il mio mister era Andrea Borsa. Dentro gli spogliatoi ci ha detto che eravamo stati chiamati per un provino con la Roma. Io quando me l'ha detto sinceramente non ci credevo. E facevamo un po' all'Acquacetosa, al CONI e un po' a Trigoria. Per me era già tanta roba allenarmi con la maglietta della Roma, tutti questi allenamenti così super, comunque con lo sponsor, non ero abituato a queste cose. Poi quando sono entrato a Trigoria il primo giorno ero emozionatissimo, cioè non stavo più in me, non sapevo dove guardare, a destra e a sinistra, tutti i giocatori, magliette, spogliatoi, tutto bellissimo. Quell'emozione è ovvio che poi dopo 10 anni tu sei anche cresciuto, quindi non può essere la stessa, ma te la porti un po' dietro ogni volta che vieni? Sì, ogni volta che entro al cancello comunque l'emozione è forte, perché essendo un tifoso romanista cresciuto a Roma comunque fa un certo effetto. Nei primi anni, quando sei arrivato, comunque poi ovviamente nel settore giovanile c'è sempre un'evoluzione, però eri un giocatore molto più offensivo, sempre di fascia ma molto più offensivo. Com'è andato il percorso a ritroso che ti ha fatto diventare difensore? Sì, io all'inizio sono nato come un esterno alto d'attacco, poi alla fine dell'Under 15, quando ho iniziato con il mister Falsini, lui mi diceva sempre che mi avrebbe visto come un difensore o comunque un terzino o un braccetto. E io dicevo, mister, no. Per te era più una minaccia. Esatto, cioè, non mi piaceva come idea. Fino a quando poi in Under 17 ho iniziato a essere un terzino. E poi da quest'estate il ritiro con il mister De Rossi in prima squadra mi ha approvato difensore centrale. E da lì... Ecco, secondo te quest'estate, gli allenamenti con la prima squadra insieme a Daniele De Rossi, poi la primavera in pianta stabile ovviamente con Gianluca Falsini, questo tuo ormai doppio ruolo, terzino, centrale di una difesa a 3, centrosinistra di una difesa a 4, questa evoluzione del tuo ruolo l'hai vissuta come un bivio, come una svolta della tua carriera, oppure in maniera totalmente tranquilla dove ti mettono giochi? Ma io cerco di fare sempre quello che comunque mi chiede l'allenatore, però certo cambiare così tanto, perché comunque un conto è fare un attaccante e un conto è stare in difesa. Comunque all'inizio non ero molto pronto a cambiare, poi però mi sono deciso e ho cambiato, e oggi però ti dico che avendo fatto l'attaccante in difesa con dei movimenti esatto, riesco a capire quello che magari un attaccante vuole fare, perché comunque avendo giocato lì davanti un po' i movimenti li anticipo, ecco. All'inizio anche un bel po' di sfortuna, no? Nei primi anni sei stato frenato un po' da degli infortuni, alcuni pare insomma legati a uno sviluppo troppo veloce del tuo fisico. È veramente così? È andata veramente così? Sì, alla fine dell'Under 14 io ho iniziato un periodo un po' diciamo buio,
perché ero condizionato spesso da infortuni dovuti appunto a uno sviluppo che è avvenuto in maniera molto veloce e il mio corpo non era pronto e ci ha messo un po', diciamo, ad adeguarsi. E io, diciamo, che ogni volta magari rientravo per un piccolo periodo di tempo, però poi mi rifermavo perché non stavo bene. Poi quando sono rientrato definitivamente, che il mio corpo, diciamo, si era assettato, io ero come se stavo provando una nuova macchina perché ero completamente diverso, ero molto più fisico, molto più alto e quindi mi sono dovuto abituare, però oggi è un mio vantaggio. Ecco, appunto, adesso è uno dei, perché comunque sei un giocatore anche con tanta qualità nei piedi, però il tuo fisico è un punto di forza. Se ci pensi a quel periodo, tu hai detto buio addirittura, no? Adesso quel periodo buio si è trasformato in un punto di forza. Che ricordi hai di quel periodo lì? Cioè, come lo ricordi più che altro? Lo ricordo brutto perché comunque non mi sentivo tanto parte della squadra, perché comunque i miei compagni venivano al campo tutti i giorni e si allenavano. Io andavo sempre a fare terapie, infatti ero pieno di pensieri negativi, dicevo... A 14 anni questo, sì, quindi esatto. molto fragile anche. Dicevo, non lo so, ma questo è lo sport che fa per me? E poi alla fine però lavorando giorno per giorno e essermi affidato comunque a dei grandi fisioterapisti che mi hanno seguito qui alla Roma, sono riuscito a ottenere il fisico che oggi ho grazie allo sviluppo e sta andando tutto bene, per fortuna. 2 scudetti e una Supercoppa nel settore giovanile. C'è un successo più bello degli altri? Beh, sicuramente essendo stato l'anno della Supercoppa, il mio primo anno in primavera, è stata un'emozione forte. E ricordo che sono entrato pochi minuti, però un'emozione fortissima. E poi comunque gli altri 2 scudetti, anche quelli sono un'emozione indescrivibile, perché per me la Roma quando vince è sempre bene, quindi sono ricordi bellissimi che porto dentro di me. La partita che rigiocheresti invece è quella, la finale dell'Under 18 dello scorso anno? Sì, Roma-Genova, sì. Cosa è andato storto lì? Siamo stati anche un po' sfortunati perché avevamo creato tante occasioni, però comunque questo è uno sport che si può sia vincere che perdere. Certo, la sconfitta ti rimane amara, però lo metti in conto, diciamo. Certo. Una finale non può uscire con 2 vincitori, purtroppo. Comunque il 2024 rimane un anno bellissimo per te, anche perché hai firmato il tuo primo contratto da professionista con la penna in mano. Che pensavi? Se rimaneva stabile la penna? Pensavo a tutti i sacrifici fatti in questo lungo percorso e sentivo comunque, quando avevo la penna in mano, di dover ripagare la fiducia che la Roma mi aveva dato e tutte le possibilità che mi aveva dato in questi 10 anni. Poi c'è un'emozione che proprio per me non è paragonabile a niente, perché è il sogno di qualsiasi ragazzo e firmare il contratto da professionista con la Roma è bellissimo. Adesso sei a un passo dal professionismo, perché comunque il contratto ce l'hai, però sei in primavera, gli allenamenti in prima squadra. Come stai vivendo questo periodo dopo 10 anni, però ti manca veramente poco per sentirti veramente un calciatore professionistico? Ma penso che il contratto da professionista è un punto di partenza. E gli allenamenti con la prima squadra sono comunque un sogno che hai da quando sei bambino, ma che oggi diventano comunque un obiettivo. Certo, ogni volta che vai in prima squadra hai sempre qualcosa da imparare, in ogni situazione, in ogni duello. Cioè, si nota la differenza quando comunque ci si allena in primavera o in prima squadra, perché giustamente sono giocatori che fanno la Serie A e sono preparati. Prima parlavi di alcuni fisioterapisti che ti hanno aiutato molto in quel periodo sfortunato. Hai tantissime persone intorno a livello manageriale, a livello di allenatori. Quanto è importante per te nella crescita anche come uomo l'attenzione che la società Roma ha sul settore giovanile? No, ma è un'attenzione molto, molto forte, sono a disposizione su tutto e infatti volevo fare i complimenti perché comunque non è scontato, e anche a livello di team manager fuori dal campo, se hai qualsiasi problema lo puoi contattare senza problemi, la fisioterapia è sempre a disposizione sia prima che dopo gli allenamenti e su questo ci danno una grossa mano
e ci fanno crescere tanto, perché comunque, se si può chiamare lavoro, bisogna, in questo sport bisogna crescere prima, sia mentalmente che bisogna essere preparati a fare dei sacrifici. Hai raggiunto anche la nazionale, lo speravi, lo sognavi? Che rapporto hai con la maglia azzurra? La maglia azzurra è la cosa più bella che ci può essere, perché comunque andare a giocare per il proprio paese è una cosa che comunque non serve una descrizione. La mia prima chiamata è stata 2 anni fa, a settembre. Ero sul divano, sui social, e a un certo punto mi arriva un messaggio dal team manager che mi mandava appunto la convocazione della nazionale. Mi sono alzato di colpo, ho letto i seguenti giocatori sono stati convocati e c'era il mio nome. E hai chiamato subito Manuel? Ho chiamato Manuel e gli ho detto ma è vero, tutto a posto, sì. E mi ha detto sì, sei stato chiamato in nazionale. Poi ho chiamato papà che stava a fianco e stava dormendo. Si è svegliato tutto di colpo, non ci credeva neanche lui, quindi un'emozione indescrivibile, la maglia della nazionale è unica. Quindi. Tornando al ruolo, tu dicevi da ex attaccante capisco anche i movimenti, e quanto ti aiuta però quella qualità che hai nel sinistro anche nell'impostazione in un calcio che sta diventando molto palla a terra, soprattutto insomma la Roma? Beh, sicuramente a questi livelli bisogna essere un po' preparati non solo fisicamente ma anche tecnicamente. Posso aiutare i miei compagni comunque in fase di impostazione, e a livello difensivo invece sì, come ho detto prima, essendo stato un attaccante alcuni movimenti riesco a anticiparli, perché posso immaginare nella mia testa quello che vogliono fare, e questo diciamo mi aiuta molto. Prima parlavi di social, come calciatore ti conosciamo bene, come ragazzo come ti descriveresti? No, penso sono un ragazzo che ama stare in compagnia, stare con i compagni. E invece il mio rapporto con i social, diciamo, non è ossessivo. Quando ho dei tempi morti passo un po' di ore sui social, ma non ne sento un bisogno. In trasferta con gli altri compagni? Sì, in trasferta qualche volta con qualche compagno scherziamo, magari su qualche video. Certo. Però oggi possono essere un'arma a doppio taglio, perché possono essere sia di grande aiuto, ma possono crearti anche comunque dei danni se non li sai usare nel modo corretto. Soprattutto per voi, insomma, che siete già dei personaggi pubblici. Sì. Siccome l'ho spulciato il tuo profilo Instagram, ho visto una foto in allenamento con Dybala. È quello più complicato da marcare? Quella foto è di quest'estate, sì, ho capito quale dici. E vabbè, Paolo non ha bisogno di presentazioni, campione del mondo. Però no, ogni volta che vai in prima squadra hai sempre qualcosa che devi imparare, o comunque che prendi da esempio da loro, perché comunque sono giocatori che vedevi in televisione e quando ti ci alleni l'emozione è forte. Qual è la tua ambizione nel calcio? La mia ambizione nel calcio è comunque restituire qualcosa sicuramente alla Roma per la fiducia che mi ha dato in questo lungo percorso. Poi sicuramente giocare nei palcoscenici più alti d'Europa, speriamo, e vincere il mondiale con l'Italia. Cosa provi ad indossare la maglia della Roma ogni domenica? Bella domanda questa. Dopo 10 anni, ogni volta che entro nello spogliatoio della primavera e vedo la maglia della Roma con scritto numero 19 Reale, ancora un po' mi emoziono, perché comunque la maglia della Roma è la maglia della Roma, si fa sentire. Tu tra l'altro di maglie della Roma ne avevi da quando sei piccolo, no? Non solo qui alla Roma. Sì, io quando ero piccolo andavo sempre, quando ancora non giocavo con la Roma, andavo sempre a comprare comunque i kit da gara o da allenamento. Ci andavo sempre in giro per casa, e quindi per me la Roma è proprio tutto. Se nella tua testa immagini il debutto con la maglia della Roma, immagini anche a chi dedicarlo? Lo dedico a nonno, perché l'ho perso a settembre e quindi adesso un po' mi emoziono, però Certo, giusto. a lui, speriamo. Hai una foto bellissima con lui. Sì. La guardi spesso? Ce l'ho come sfondo. La vorrei dedicare a lui perché anche lui comunque era un romanista, e quando ha saputo 10 anni fa
che avrei giocato per la Roma era più emozionato di me. E ogni volta mi chiedeva come vanno gli allenamenti, le partite. Comunque lui era un tifoso romanista. In bocca al lupo, Filippo. Grazie mille.